Signore, siamo pronti ad agire. Abbiamo reclutato tutta la banda. Ottimo così, dobbiamo essere pronti a tutto, pronti a entrare nella città di Frostgrave. E benvenuti su Wargames per Passione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Wargames per Passione. Oggi siamo qua con un setting di riprese un po' più conviviale e non lo negherò, principalmente siamo qua perché non avevo voglia di andare a fare le registrazioni in studio. Ho cercato di portarvi un ambiente che si confà al gioco di cui vogliamo parlare, portandovi in una taverna fantasy. Il camino vi scalda, dato le temperature invernali che ci sono in questo momento fuori casa. Sì, stiamo arrivando ai 50 gradi, bene così, così almeno vi sentirete più freschi. Potrete ignorare Spider-Man e far finta che effettivamente ci troviamo in una locanda illuminata semplicemente dalla luce delle fiamme di un camino. Ovviamente dall'introduzione del video che avete avuto oggi capirete che si parla del gioco di Frostgrave. L'autore è Joseph McClough, autore che ricorderete sicuramente per il video recensione su Housemarque, che se non sbaglio è stato fatto direttamente in lockdown e quindi con un setting molto similare, ma non avevo ancora pensato al camino per allora. Di cosa parla Frostgrave? Prima di tutto volevo sottolineare il fatto che in questo video si parlerà effettivamente della seconda edizione di Frostgrave. Non chiedetemi nei commenti quali sono le differenze tra la prima e la seconda, perché io la prima non ci ho mai giocato e non ne ho la minima idea. Principalmente perché, essendo un gioco non competitivo, giocate l'edizione che più vi aggrada. Il regolamento di Frostgrave seconda edizione mi è stato regalato e donato da Wargames Vault. Wargames Vault è una piattaforma, un e-shop online americano dove si possono comprare vari tipi di regolamenti di ogni tipo, dagli indie ai più conosciuti, come in questo caso Frostgrave seconda edizione. Se andate nel link sotto potete trovare appunto il mio link al negozio di Wargames Vault, e quindi come ringraziamento, ecco, io direi andate tutti lì perché me l'hanno dato gratis e sono delle brave persone. Ovviamente, detto questo, il regolamento è in inglese. Ma di cosa parla questo Frostgrave? Frostgrave non è altro che un gioco in cui ognuno di voi può prendere le veci, il controllo e rappresentare sul campo di battaglia un mago che guida 8 scappati di casa e un apprendista. Lo scopo di Frostgrave è quindi mettervi al controllo di questa banda di mercenari o accoliti o qualsiasi tipo di banda voi vogliate creare per il vostro mago, per voi stessi che andate in giro a lanciare magie, entrare nell'antica e distrutta ormai città di Frostgrave, tirarne fuori tesori prima del vostro avversario e scappare incolumi. Frostgrave è un gioco che va portato avanti principalmente a campagne. Sì, è possibile fare una partita singola, ma principalmente il gioco nasce per un sistema di campagna e concatenando tutti gli eventi e tutte le missioni tra loro in modo da far salire di livello sia il vostro mago che la squadra che si porta dietro. Infatti il regolamento principalmente si adatta a quelle persone che cercano un po' più di narratività e gioco di ruolo all'interno dei loro giochi di miniature. Non lo negherò, all'interno del regolamento possiamo dire che ci sono una decina di pagine di regole pure che vi spiegano come costruire la vostra banda e come combattere contro il vostro avversario, come prendere i tesori e scappare dal campo di battaglia. E tutto il resto, e stiamo parlando di un numero considerevole di pagine, che ahimè io in digitale, ma un numero considerevole di pagine, sono semplicemente dettagli per personalizzare la vostra banda e per farla salire di livello. Possiamo dire che per gli amanti della personalizzazione è una mano santa. Entrando nel dettaglio delle regole, possiamo dire che esse prendono un po' spunto da i migliori ma anche più classici wargame skirmish, quindi stiamo parlando di
pochi pezzi in campo in cui ci sono dei movimenti molto scacchistici per portare a combattimento determinati modelli a contatto di basetta con l'avversario. Un po' come visto nel Signore degli Anelli, inoltre questi modelli, una volta trovatisi in combattimento tra loro, dovranno essere divisi per cercare di, possiamo dire, suddividere più colpi possibili tra i nemici e tra i rivali contendenti nel combattimento, in modo da avere un'idea chiara di quello che sta succedendo sul campo di battaglia. Inoltre tutte queste azioni, questi combattimenti vengono portati a compimento all'interno del gioco con l'utilizzo dei D20, quindi i classici dadi da 20 facce poliedrici per i giochi di ruolo, non i dadi a 6 facce, quindi si tratta di un combattimento molto più, possiamo dire, aleatorio in alcuni frangenti, ma che l'utilizzo appunto di statistiche specifiche per il combattimento, per il tiro, per le difese, per i danni, aiutano un po' a mitigare. Questo comunque fa intuire quanto la natura del gioco sia molto più narrativa che turnistica. Particolare la fase di iniziativa. Come ho anticipato prima, voi prendete il controllo di un mago, voi stessi siete un mago scelto tra 10 classi e 10 tipologie di incantatori, ognuna con le proprie peculiarità, con i propri punti di forza e con le proprie debolezze. Ecco, l'iniziativa sta nel fatto che il mago all'inizio del turno è il primo che agisce. Un mago a testa, quindi il mio mago e il mago dell'avversario, avranno modo di agire sul campo di battaglia. I maghi hanno la possibilità di portare uno o più modelli con loro e attivarli facendogli svolgere una delle loro 2 azioni. Di conseguenza, avere un mago posizionato in uno specifico punto del campo di battaglia può permettere l'attivazione di alcuni modelli in più. Questo perché dopo il mago si attiverà l'apprendista subito dopo, quindi il mio apprendista e l'apprendista dell'avversario, e anche qui l'apprendista avrà modo di portarsi dietro uno o più modelli, se non erro fino a 3, e questi modelli potranno attivare successivamente all'apprendista. Finita questa fase avranno modo di attivarsi tutti gli altri modelli, ovviamente quelli non mossi né dal mago né dall'apprendista, partendo sempre dal primo giocatore e poi dal secondo. Capite che il posizionamento del mago e dell'apprendista e delle loro attivazioni è molto molto importante all'interno del gioco, in quanto l'iniziativa si basa quasi tutta sul loro posizionamento e sulla possibilità che loro hanno di muovere gli alleati e di conseguenza di sovverchiare gli avversari. Finita la fase possiamo dire, dei giocatori, si attivano i mostri erranti che potrebbero sbucare da ogni angolo e attaccare appunto i giocatori e fargli molto molto male. Questo perché Frostgrave, come ho detto almeno forse 662 volte in questo video, è un gioco molto narrativo e prende a pieno quello che è la città dove è ambientato, una città maledetta, ormai congelata, in cui soltanto morte, demoni e, possiamo dire, i più selvaggi animali e bestie prendono il sopravvento, e di conseguenza può capitare che mentre spari una palla di fuoco al tuo mago nemico ti capiti un lupo mannaro che ti salta la giugulare. Cose che capitano, direte voi. Sì, cose che capitano a Frostgrave. In soldoni, queste sono le regole del gioco. Utilizzi il dado da 20 facce per portare a termine praticamente tutte le tue prove, che siano prove di agilità, d'attacco, di tiro, di difesa. Il tuo dado con i tuoi bonus, a seconda del modello che stai utilizzando, porteranno a termine le tue prove, o le prove contro l'avversario o le prove dell'avversario per colpire te. Semplice, facile, ma la cosa più interessante di Frostgrave, come vi anticipavo prima, non è tanto le regole, ma tutto quello che c'è dietro. La personalizzazione che il gioco permette per creare la vostra banda. All'inizio del gioco, come dicevo, avete il vostro mago, la sua scuola di magia, il suo nome e niente di più. A quel punto avete un tot di monete d'oro, 400 se non sbaglio, che potete utilizzare per comprare personaggi e, possiamo dire,
gregari per la vostra banda e un apprendista. L'apprendista, ovviamente, essendo il vostro secondo mago in campo, anche se nettamente più debole, ha statistiche e incantesimi molto più ridotti del vostro mago, quindi anche molto meno performanti. Ma i vostri personaggi, quindi i vostri gregari, non hanno minimamente la capacità di utilizzare oggetti magici e di conseguenza loro faranno il grosso del lavoro. Sì, perché il mago farà incantesimi, colpirà a distanza, ma deve essere anche protetto perché è il leader della vostra banda, e quindi manciate di modelli pronti a uccidere gli avversari sono quello che fanno per voi. Il massimale di modelli all'interno di una banda è 10, quindi contando il vostro mago e togliendo l'apprendista ne potrete mettere altri 8. Questi modelli hanno la possibilità di essere degli specialisti, guerrieri, ranger, apotecari, quindi personaggi importanti all'interno della vostra banda, ma che hanno una limitazione, quindi se non erro più o meno 4, e poi tutti gli altri potranno essere degli scarsoni, tagliagole che avete preso soltanto per proteggervi e per andare a catturare i tesori degli avversari. E questi scarsoni a livelli molto bassi non hanno neanche un punteggio, sono solo degli impettini messi lì giusto per arrivare a 10. Tra una partita e l'altra i giocatori avranno modo di conquistare oggetti, tesori, salire con i punti esperienza, trovare monete d'oro che servono per comprare e migliorare gli equipaggiamenti della propria banda, ma anche gente nuova, migliorare quella che già c'è, mettere a disposizione a loro degli oggetti magici che hanno la possibilità di portare e così via. Tra una partita e l'altra, oltre a potenziare la propria banda, si ha la possibilità di portare a termine determinati incantesimi, come la possibilità, non lo so, se siete un determinato tipo di mago, di ovviamente, non lo so, costruirvi un costrutto che la partita dopo potrebbe partecipare al posto di magari un modello morto della banda. Potreste utilizzare i vostri incantesimi tra una partita e l'altra per potenziare le armi dei vostri alleati, quello che farà ovviamente il mio mago, dato che è un incantatore. E tra una cosa e l'altra potenziare anche la vostra base. Sì, perché Frostgrave è così narrativo che permette anche di poter creare una base. Sì, lì tra il mulino a vento e il pagliaio ormai bruciato dalle fiamme potete mettere una vostra casa del mago, una casa dove potete iniziare a costruire un laboratorio alchemico che vi potenzierà e vi migliorerà o vi renderà più facile la creazione delle pozioni, dove potete mettere, non lo so, un altare per invocare i demoni in modo da averne uno a disposizione per ogni combattimento, una libreria che vi permetterà di scrivere pergamene e così via. Quindi personalizzazione e narratività sono al centro del gioco di Frostgrave che vi propongo oggi. Gioco molto interessante e che secondo me vale la pena di essere provato sia nella semplicità sia che quello sia gioco che merita di essere provato sia nella sua semplicità che nella narratività e nella personalizzazione che offre. Non esistono razze, non esiste niente di particolare, regole speciali, niente di che. Semplicemente prendete ogni modello che vi confà e vi sembra possa rappresentare la vostra banda e create quello che più vi si addice, quello che più volete rappresentare. La mia banda di nani non sembra fatta da incantatori, eppure il mio mago è un incantatore, quindi utilizzando le proprie rune magiche dei nani, che sappiamo non essere molto avvezzi alla magia, sarà in grado di potenziare le armi dei propri alleati per portare a casa la vittoria, o almeno si spera. Ragazzi, non c'è molto altro da dire su Frostgrave, va provato per capire quanto può essere interessante la personalizzazione e il tutto legato adesso. Per quanto mi riguarda, la recensione di oggi, almeno le 2 chiacchiere di oggi su Frostgrave finiscono qui. Spero vi possa aver interessato e vi ricordo che il regolamento mi è stato regalato da Wargames Vault, quindi se andate nel link sottostante potete avere un accesso diretto al regolamento su Wargames Vault, che ringrazio nuovamente per avermi concesso tale privilegio appunto di ricevere questo regolamento gratuito. Intanto sono a ricordarvi della collaborazione appena nata col negozio di Ancona, Mininet Store, negozio di wargame che si occupa appunto di portare e migliorare il wargame sul territorio nazionale come
come piace a noi, ecco, possiamo dire. Qua sotto, come detto, trovate i link a tutto e vi ricordo che il codice sconto VPP10 messo sul loro e-shop potete avere uno sconto del 10% su tutti gli articoli a catalogo. Detto questo, spero che il video possa esservi piaciuto, spero che il setting Spider-Man compreso possa esservi piaciuto. Da Mattia è tutto, da Wargames per Passione è tutto e da Frostgrave, la città dell'eterno freddo, è tutto. E ci vediamo qui su un prossimo video e ci vediamo qui su Wargames per Passione con un prossimo video. Ciao ragazzi! Molti titoli interessanti a catalogo a cui potete fare appunto riferimento per sviluppare il vostro hobby, maledetta zanzara, sia